Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti affettivi per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Come sempre trovate tutto nelle playlist del canale. Mi pare che la playlist si chiami oroscopo annuale stagionale o oroscopo stagionale annuale, adesso non ricordo bene. Comunque trovate tutto lì. Ho ripreso quindi le energie della seconda linea di quella lettura e avevamo la carta del Papa, poi iniziavamo con la carta degli amanti, la regina di bastoni al contrario, un 6 di spade, la carta dell'asso di spade e la carta del diavolo. Allora ragazzi, direi che con questa carta degli amanti si parte da o un ritrovato amor proprio o semplicemente da quella che è una situazione di base piuttosto armoniosa, piuttosto armonica. Quando c'è la carta degli amanti si parla sempre di una situazione in equilibrio. Per qualcuno si tratta della relazione che state vivendo. Se non avete nessuno, credo che sia l'amore per voi stessi o comunque l'amore magari anche a livello familiare o di amicizia da cui siete circondati. Il fatto che ci sia la regina di bastoni al contrario, qui mi fa pensare che per qualcuno non ci si senta pienamente nel proprio potere personale, nonostante questa situazione molto armoniosa di base. E vedendo anche 6 di spade, credo che ci sia la necessità di spostarsi o da un punto di vista mentale, perché comunque abbiamo anche questo asso di spade che parla di tagliare con i pensieri, o per qualcuno si tratta proprio di distanziarsi da un punto di vista fisico da una persona o da una situazione. I motivi possono essere mille, nel senso che potrebbe anche essere un discorso lavorativo, per esempio, per qualcuno di voi. Abbiamo poi anche l'asso di spade, e qui come vi dicevo parla di tagliare i pensieri, gli atteggiamenti, piuttosto che di eliminare quello che non serve e riordinare quello che resta. Quindi la sento molto anche una carta che mi dà la possibilità di dare una nuova priorità a me, alla mia vita e a quello che mi serve, insomma. Quando c'è l'asso di spade si parla anche di una comunicazione o di una verità che viene a galla, lo andiamo a vedere poi con i mini tarocchi. Terminiamo con la carta del diavolo e qui poi arriva il bello, perché la carta del diavolo è una carta di condizionamento, diciamo più che tutto da un punto di vista mentale, può parlare molte volte di manipolazione, parla anche di tentazioni e diciamo è un'energia che in generale contrae, chiude, blocca, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa di più. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, siete tanti e quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve, il resto semplicemente lo lasciate andare. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, qui sento che la carta degli amanti fa riferimento a un taglio, a una chiusura di un ciclo, a anche la fine, se vogliamo, di quelle che sono le illusioni. Per qualcuno dovute al tipo di ambiente in cui si è cresciuti, è come se qui cascassero un po' le illusioni che si sono apprese durante, diciamo, l'infanzia, o magari anche per qualcuno risuona come le illusioni che vi siete creati in relazione all'amore in generale o ad una persona nello specifico. Il 10 di spade è una carta di chiusura a cicli, quindi si completa un percorso. E qui comunque avendo il 7 di coppe, guardate, in questo senso sento che è un po' come il chiudere determinate possibilità per far sì che se ne possano aprire altre. Vi ricordo che la carta degli amanti è anche una carta di scelta, la scelta tra il vecchio e il nuovo. Andiamo avanti, vediamo la regina di bastoni al contrario. Abbiamo la carta dell'eremita
e la carta del 6 di coppe. Ragazzi, ho la sensazione che questo tipo di scelte di distacco sia riferito a una regina di bastoni, che per qualcuno fortemente può essere una madre. È un po' come se qui avessi questa sensazione di isolamento, ehm, o per quello che riguarda l'accudimento di alcuni figli, se voi siete madri, nel senso che vi sentite soli, o sole ad accudire i figli, magari ad accudire la casa, oppure per qualcuno si tratta di vivere da soli quello che è un sogno, perché vi ricordo che 6 di coppe fa riferimento all'amore da sogno, all'amore da favola. E la carta dell'eremita è una carta un po' di riflessione interna, un po' come se questa verità fosse solo la vostra verità. E infatti qui la regina di bastoni, al contrario, come vi dicevo, mi dà l'idea di una persona che non si sente proprio nel pieno potere personale, sia che si tratti di una famiglia da voi creata, quindi una relazione diciamo di coppia, sia che sia una famiglia di tipo di origine, cioè quella da cui venite, ok? Come se ci fosse una sorta di scelta qui da dover effettuare nel prossimo 2023 e per qualcuno si tratta di un trasferimento fisico, mentre per qualcun altro semplicemente il non lasciarsi coinvolgere da certe idee, da certi condizionamenti. Allora, qui abbiamo un 6 di pentacoli, la carta del 10 di coppe e la carta della torre. Ho sempre di più la sensazione che qualcuno debba rompere con delle certezze. La carta della torre parla di una caduta dell'ego, sono i desideri egoici, egoistici, che magari non è detto che siano le cose giuste per noi e per la nostra anima e quindi ehm, molte volte quelle che sono le nostre aspettative non si vedono compiute. Di nuovo la sensazione qui di doversi staccare da una realtà familiare, dalla realtà di un gruppo. Per qualcuno può significare che siano i figli ad avere questo tipo di esigenza, ad aver bisogno di staccarsi, ad aver bisogno di creare la propria realtà e la propria famiglia anche. Andiamo avanti, vediamo questo asso di spade. 8 di bastoni al contrario e fante di coppa al contrario. Ehm, allora, sia l'asso di spade che l'otto di bastoni sono due carte che parlano di comunicazione. In questo caso, vedendo queste due carte girate al contrario, sento che qui non avverrà un qualche tipo di comunicazione o da parte, come vi dicevo, di vostro figlio. Per qualcuno potrebbe anche essere un'energia, diciamo, di amicizia, ok? Perché vi ricordo che il 6 di coppe è una carta che parla anche di amore platonico, quindi l'amore della fanciullezza, l'amore senza il sesso fondamentalmente, quello degli amici per la pelle. E avendo anche un fante di coppe che richiama un po' la gioventù, la giovinezza, i figli e anche un po' l'immaturità, che quando è a testa in giù può parlare di qualcuno che non viene verso di voi, che non fa un passo, sento un po' come se la mancata comunicazione di questa persona vi darà l'occasione di rimettere in ordine i pensieri e di capire dov'è questo diavolo. Andiamo a vedere questo diavolo. Perché qui comunque la carta di base è un papa, eh. Qui c'è bisogno di un'ufficializzazione, di un riconoscimento, c'è bisogno di mettere nero su bianco. La carta del papa è da un lato la carta del mediatore, dall'altro anche una carta di contratti, di riconoscimenti da un punto di vista della tradizione, della società. Anche il contratto di matrimonio è un contratto che è riconosciuto dalla società, perché due persone vengono riconosciute come nucleo familiare. Allora, per spiegare la carta del diavolo abbiamo la carta della stella e la carta della morte. Wow! È come se dovesse morire un sogno, eh? Ce l'avevamo già qui e sento che molte persone sono da sole a vivere questo sogno, quindi il modo in cui lo vivete voi probabilmente è da destrutturare e da ricalibrare, perché sento che ragazzi qui c'è da lasciarsi indietro determinate aspettative. Il punto è che sento che queste aspettative vi condizionano al punto da non riuscire ad andare avanti. E le aspettative potrebbe essere il 7 di coppe, le illusioni. Il 7 di coppe è una carta che parla di materialismo, è una carta che vi parla di potere,
che vi parla di ricchezza, di possedimenti, di riconoscimenti, la corona d'alloro. È come se qualcuno avesse bisogno di essere riconosciuto, di avere questa ufficializzazione in questa prima parte del 2023. Per qualcuno è un'ufficializzazione che richiede o ci si aspetta da parte del partner, per qualcun altro da parte di un genitore, fortemente potrebbe essere una madre, e qui sento che si imparerà, diciamo così, a staccarsi da questo tipo di condizionamento, il fatto di sentirsi validi solo se gli altri ci dicono che noi siamo validi. Una volta fatto questo tipo di passaggio, questo diavolo poi sparirà fondamentalmente. Ma andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi e anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se una cosa viene fuori magari a febbraio per i tarocchi, non è detto che per voi sia febbraio, magari sarà marzo o aprile, o per qualcuno potrebbe già anche essere la fine del 2022. Quindi andiamo a vedere mese per mese e poi spieghiamo anche questa linea con i mini tarocchi. Abbiamo un 4 di coppe e un 6 di pentacoli, quindi gennaio parte un po', diciamo in maniera statica, mi viene da dire, perché comunque il 4 di coppe è una carta di una persona che è lì, seduta, pensierosa, sta cercando di... In realtà io lo chiamo la carta della cecità, perché questa persona è un po' troppo focalizzata su quello che manca, e non si rende conto in realtà dell'abbondanza che ha, perché ci sono già 3 coppe qui, mentre lui desidera proprio quello che non ha. Questo in questa carta si può vedere così, in questa rappresentazione. Nell'altro mazzo è proprio una persona che è talmente concentrata sulle coppe che ha davanti che letteralmente non vede la quarta coppa che sta arrivando. Ed è un po' qui, no? La sensazione di questo sette di coppe, delle possibilità, o perché qui si pensa di non avere possibilità di essersi chiusi una determinata strada, però guardate, poi abbiamo a febbraio una sorta di scambio un po' più equo, 6 di pentacoli, 6 di coppe. E anche qui avete di nuovo un 6 di pentacoli. Qui c'è da imparare, secondo me, a gestire il proprio denaro, il proprio tempo, imparare a gestire le risorse in generale, che sia il tempo, che sia le abilità, che sia il denaro. Dare, ma dare il giusto. È un po' come se imparaste, diciamo così, a trovare l'equilibrio tra quello che potete dare fuori e quello che invece dovete dare a voi stessi dentro. Wow, abbiamo poi un asso di pentacoli per marzo, un 10 di coppe per aprile, un asso di spade nuovamente per maggio e un 8 di pentacoli per giugno. Quindi ragazzi, a marzo c'è un nuovo inizio, c'è quel punto e a capo, potremmo proprio vederlo qui. Quando c'è un asso di pentacoli si parla di un dono, si parla di un nuovo inizio di tipo prospero, è il lavoro che è già stato fatto che inizia a sbocciare, a spuntare, diciamo così. Abbiamo poi ad aprile questo 10 di coppe ed è il compimento, è la carta del raggiungimento degli obiettivi, del completamento, anche proprio da un punto di vista emotivo e familiare. Anche qui avevate il 10 di coppe. Sento che in un certo senso è un po' come se doveste togliervi certe idee dalla testa e questo basterà a rendervi conto, a togliervi dalla cecità, a rendervi conto che quello che avete in realtà è già una stabilità familiare. Sì, è più una questione di iniziare voi a vedervi, a staccarvi da questa sorta di dipendenza nell'aver bisogno di un riconoscimento da parte degli altri. Datevi voi il vostro giusto valore. Quando voi avete dei bisogni, non aspettate che siano gli altri a riconoscere i bisogni e a sacrificarvi per gli altri. Siate voi a dire no, ok, ho bisogno di riposo, ho bisogno di svagarmi e datevi voi quel tempo. Perché diversamente anche quello è un modo di aspettare che gli altri vi riconoscano il vostro bisogno, ma prima di tutto dovete farlo voi. L'asso di spade, di nuovo, sento che a maggio ci sarà una sorta di nuovo inizio, di nuovo, quindi una serie di nuovi inizi intorno alla primavera e anche compimenti di cicli, perché qui abbiamo 1, 2, 3, 10, la carta della morte, la carta della torre, quindi qui cambi in vista. E l'otto di pentacoli per giugno
mi dice che ci sarà un nuovo tipo di quotidianità. Per qualcuno si potrebbe trattare di un lavoro nuovo anche, perché no? Per qualcuno invece mi parlano di nuove e sane abitudini di vita. Sì, perché quando c'è il diavolo per qualcuno si può parlare magari di... Diciamo che il diavolo potrebbe rappresentare un po' tutti quelli che sono i sette vizi, quindi l'invidia, l'accidia, la gola, ok? Quindi tutto quello che fa cadere in tentazione ed sono poi le cose che creano dipendenze, fondamentalmente. Quindi sì, è un po' come lo staccarvi da qualche tipo di condizionamento, ecco. E qui ci sarà un lavoro che si farà giorno per giorno, ma in modo concreto, perché l'otto di pentacoli è un lavoro che si fa nel particolare proprio. È una persona che sta cesellando in modo minuzioso un pentacolo, ok? Va bene, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Temperanza al contrario per il 4 di coppe e un asso di pentacoli al contrario. Quindi a gennaio si comincia a intravedere qualche cosa. Diciamo che sì, può essere la carta della cecità, nel senso che siete ancora un po' in fase di trasmutazione, magari la torre per qualcuno è successa a fine 2022. E qui c'è prima bisogno di riportare un pochettino in equilibrio per riuscire a vedere quale potrebbe essere questo inizio prosperoso che c'è davanti a voi. Andiamo a vedere a febbraio. Febbraio abbiamo un 2 di coppe al contrario, un asso di bastoni al contrario e un 10 di coppe. Di nuovo, tre volte il 10 di coppe. Ragazzi, guardate, ho la sensazione che se doveste conoscere una persona nuova, se questa carta degli amanti per voi rappresentasse questo nuovo inizio, questa nuova relazione, ho come la sensazione che, perché il due di coppe è il contrario, in un certo senso è un po' come se non si volessero compromessi e quindi giustamente sei di pentacoli vi dice date, ma date il giusto, dare il giusto vuole anche dire non illudere la persona, cioè dire le cose realmente come le vivete, se non ve la sentite di eh, incontri intimi, capitemi con l'asso di bastoni, o se non avete voglia di aprire a livello intimo il vostro cuore, la vostra emotività, perché in un certo modo a febbraio sarete appagati così, apritevi poco per volta, cioè datevi la possibilità, ascoltatevi un po' quello che dicevo prima, se voi non ve la sentite, non ve la sentite, non dovete dare giustificazione a nessuno, semplicemente sarà un'apertura che magari succederà in un prossimo periodo. Però ecco, non forzatevi, date, ma date il giusto. Se voi non vi sentite comodi nell'affrontare un certo tipo di discorso, piuttosto dite all'altra persona, guarda, non me la sento di parlarne in questo momento, porta pazienza, parliamo di altro. Molto semplicemente senza farvi prendere dal panico. Nel caso foste in una relazione, ragazzi, qui manca un po' di fuoco, eh. Manca un po' di fuoco, c'è bisogno di ravvivare la situazione. Sento che potenzialmente è una relazione molto spirituale. Diciamo, la sento molto attiva nei piani alti. Quindi reparto zona mentale, zona, diciamo così, ideologico, ma poco concreta. C'è bisogno di fare qualcosa insieme, c'è bisogno che è quello che poi arriva con questo asso di denari a marzo. C'è bisogno di iniziare qualche cosa di concreto, c'è bisogno di destrutturare quelle che sono state semplicemente le idee, le supposizioni e bisogna muoversi, bisogna fare un passo. Andiamo a vedere questo asso di pentacoli. Ecco, abbiamo un otto di bastoni che mi parla di comunicazioni, notizie veloci e novità in generale, e poi di nuovo un asso, ma questa volta capovolto. Quindi avete tanti assi, due assi di spade, un asso di bastoni, un asso di coppe e due assi di denari. Quindi veramente tanti assi, possibilità di tagliare e di rimettervi in gioco. Però qui è come se sentissi, perché la sensazione ce l'avete, ma è un po' come se aveste paura di ammettere con voi stessi che vi state innamorando. È una sorta di... avete bisogno di questo riconoscimento esterno, è come se
prima dovreste essere sicuri che l'altra persona provi le stesse cose che provate voi, prima di voi poterlo dire. Ok? Vi state un po' chiudendo nel cuore, avete bisogno di dimostrazioni concrete, sento. Ma a marzo arrivano e arriva anche quella comunicazione che porterà il 10 di coppe. Ad aprile andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo un 7 di spade, la regina di spade e un re di spade. Quindi re e regina dello stesso seme, quindi davvero ragazzi si potrebbe trattare di una coppia per destino. Fate attenzione perché quando c'è comunque il diavolo, gli amanti e due carte dello stesso seme, visto che c'è anche poi un 6 di coppe, c'è la torre, c'è la morte, le avete tutte e tre le carte di trasmutazione, potrebbe proprio essere una relazione di tipo karmico, qualche cosa che vi fa evolvere, non solo a livello spirituale, ma proprio a livello di coscienza, a livello di comprensione non solo di questo momento storico della vostra vita, ma di tutte o di moltissime altre dinamiche della vostra vita. È proprio il salto alla quinta dimensione, lo sento un po', il Papa in questo senso. Perché vi dico così? Perché abbiamo un sette di spade. Il sette di spade è una carta che parla di proiezioni e di bugie che potrebbero essere venute a galla. Vi dico che queste due sono figure che parlano di spade, di mente, di calcoli, di pianificazione, di razionalità. Vi dico che sento questa energia molto nei piani alti e poco nei piani bassi, perché qui non c'è qualche cosa di concreto, qualcosa. L'asso di bastoni rappresenta sempre il fisico, la passione, l'ardore, un'azione di tipo concreto, l'incontro sessuale, le coccole, cioè proprio quello che è l'unione da un punto di vista pratico, fisico, della quotidianità, e l'asso di pentacoli anche. Quindi sento che all'inizio, diciamo così, si va un po' con i piedi di piombo, sia che sia una persona nuova, sia che sia un salto, diciamo così, all'interno della vostra relazione, no? E verso la primavera si inizia a vedere qualcosa di un po' più concreto, anche se vi sento ancora con il quarto chakra piuttosto serrato, siete ancora tanto nella mente, fate attenzione alle proiezioni, perché comunque la situazione di base di compimento c'è il gruppo, c'è l'unione familiare, c'è la stabilità. E con i 10 di coppe sento che è come se vi presentassero alla famiglia, no? C'è proprio un'ufficializzazione. Andiamo a vedere questo asso di spade. La morte un'altra volta e 6 di spade un'altra volta, quindi vedete che poi alla fine le energie si ripetono. C'è bisogno di lasciarsi indietro qualche problema di tipo familiare o qualche credenza limitante. Qui avevamo il 6 di spade con la morte che è il taglio e qui abbiamo la torre con il 6 di spade che è la destrutturazione. 6 di spade, di nuovo spade, mente. Vediamo se ce l'ho in una carta. Qua si vede più o meno. Nei tarocchi tradizionali sono raffigurate due persone, una donna e un fanciullo, più il traghettatore. Il fanciullo rappresenta l'infanzia e la donna rappresenta la madre. Il traghettatore è colui che trasporta la propria infanzia e la propria madre verso acque più tranquille. Il traghettatore sareste voi in un certo senso, no? Perché bisogna trasportare tutto quello che è stato il rapporto che avete avuto con i tutori o comunque i genitori in un posto dove si possa rielaborare per lasciarsi indietro tutte quelle strutture mentali che non servono. È un po' come il lavoro di togliere gli strati della cipolla per vedere chi siete voi veramente nell'essenza. E me lo dice anche la morte, e me lo dice anche l'asso di spade. Si fa ordine mentale, eh? Ho riferito appunto rispetto a una situazione. Sento che molte persone si ritroveranno un pochettino a capire come si sono comportati i genitori perché nel 2023 si troveranno nella stessa situazione in cui si sono trovati i loro genitori. Scrivetemi poi come vi risuona. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo un 9 di coppe, quindi un sogno che in qualche modo si sta per compiere o si compierà, è la carta della forza, al contrario, che la sento un po' legata con questo asso di coppe al contrario. Guardate, il duro lavoro, il cambio della quotidianità, questo nuovo modo di pensare, questo lasciarsi indietro le cose che non servono più, vi porteranno piano piano a una sorta di appagamento emotivo.
Il 9 di coppe è una carta appunto di sogno compiuto. Con la forza al contrario sento che ancora si può migliorare. Mi viene da dire la compassione verso voi stessi, ragazzi, perché l'asso di coppe fa riferimento a quell'amore di tipo puro e incondizionato che dovrebbero provare i genitori, e dico dovrebbero, ehm, verso i figli, però ecco, fa anche riferimento all'amore puro e compassionevole che siamo in grado di provare verso noi stessi. Se una persona non è in grado di amare in modo completamente incondizionato e con compassione se stesso, quindi senza giudizio, senza paura, senza condizioni, automaticamente si riesce a fare lo stesso lavoro anche con gli altri. Si inizia a vedere il mondo di rosa, diciamolo così. Cioè, se si impara veramente a perdonarsi per gli errori che si sono fatti e a capire che comunque ognuno ha il proprio percorso con i propri alti e bassi, e che la vita mette in riga tutti quanti prima o poi, c'è una sorta di accettazione, se vogliamo, del fatto che le cose, se sono andate così, è perché non potevano andare in altro modo che così. Quella cosa lì che è successa era la cosa giusta, esatta per me in quel momento di vita, per l'apprendimento della mia anima. Poi come si affronta quella cosa lì sta a noi. Possiamo o lasciarci andare nell'oblio della disperazione o tirarci sulle maniche e ricominciare da capo più forti di prima. Va bene, questo era un po' il senso. Andiamo a vedere l'ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore. Vediamo qual è l'ultimo messaggio. Amore, amore non corrisposto. E qui avevo un po' la sensazione che qualcuno facesse da solo o da sola tutto il film piuttosto che la gestione della relazione, della situazione. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Ragazzi, in effetti qui un po' lo sento, eh. È come se non ci fosse il salto del cuore. C'è tanta mente, tante idee, tante parole. Può essere anche un condizionamento mentale da parte di qualcuno, però alla fine, come vi dicevo, a livello concreto bisogna un attimino portare alla luce del sole, ufficializzare, anche solo parlare di certi problemi o di certe azioni che magari uno si aspetta e che non arrivano. La comunicazione sincera deve essere sempre, prima di tutto, verso noi stessi, cosa mi manca, che cosa voglio, che cosa mi aspetto, per poi poterlo comunicare all'altra persona. Amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete comunque mettere un like. Se volete supportare il canale potete iscrivervi, condividere, commentare, potete fare una donazione, potete guardare i video fino alla fine o non saltare la pubblicità. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!